Iniziamo questo nuovo ciclo di incontri. Ovviamente il titolo è Mi merito il meglio di tutto diciamo, il programma che arriveremo insomma a giugno, se ci sarete ovviamente arriveremo fino a giugno. Oggi iniziamo con l'argomento sulla mente e quindi io non sono la mia mente, cosa che spesso e volentieri uno dice sì, è vero, però poi ci si va ad identificare con la propria mente. È un processo anche, diciamo, naturale, nel senso che, anzi più che naturale, è comune. Naturale sarebbe diverso, però insomma andiamo a conoscerlo quando noi sappiamo che possiamo conoscere le cose, quindi possiamo anche modificarle e quindi agire in maniera diversa. Quello che noi dobbiamo comprendere è che perché noi ci identifichiamo con la nostra mente? In primis a causa delle nostre credenze e e delle nostre esperienze vere e proprie. E quindi noi diciamo, no, io l'ho vissuta quella cosa, quindi è così sempre. Cioè, il nostro inconscio va a memorizzare quell'esperienza oppure una frase che ha detto una persona, un qualcosa che abbiamo letto, eccetera. Il nostro subconscio, che è il magazzino delle nostre memorie, va a trattenere quelle informazioni e per lui sono sempre vere. Finché un cambio di consapevolezza cancella o comunque dice sì, quella verità era corretta in quel momento, non lo è più oggi. Okay? Nel qui e ora, nell'adesso, si è modificata. Quindi è fondamentale comprendere proprio che è il cambio di consapevolezza che ci permette di cambiare i codici del nostro database. Perché voi sapete che comunque i computer funzionano in base al nostro cervello, quindi insomma sono stati proprio costruiti in base a come funzionano i nostri neuroni. Io lo considero un viaggio vero e proprio. Perché? Perché voi sapete che i viaggi sono il modo più naturale per fare esperienza e tornare a casa, che siamo sempre leggermente cambiati. Qualcuno tanto, ma almeno un po' siamo cambiati. Ecco perché i miei percorsi li chiamo sempre viaggi. Ecco perché l'abbonamento anche a YouTube lo chiamo Viandante in cammino e che noi lo siamo sempre. Quindi il nostro viaggio è sempre in atto per tutta la nostra vita. Cioè noi praticamente troveremo la scritta a traguardo il giorno in cui, sembra un eufemismo, faremo la dipartita, quindi ovviamente la partenza per un viaggio diverso. Quindi la dipartita dell'anima dal corpo. E infatti io dico sempre, chissà se arriverò a destinazione. Ma noi sappiamo che è nel frattempo che accadono le cose, quindi è nel frattempo che noi miglioriamo noi stessi, è nel frattempo che noi andiamo avanti e abbiamo la possibilità di evolvere, quindi di aumentare la nostra consapevolezza, collegandoci sempre di più a quella che io chiamo la coscienza universale. E quindi anche il discorso di dire voglio arrivare al traguardo il prima possibile. E beh, nel momento in cui arriviamo al traguardo abbiamo finito. Ah, sì. Quindi dipende se vogliamo esperire qualcosa di diverso oppure, ok, dire ok, basta, ho finito di esperire, perlomeno in questo contesto, in questo paradigma, e poi me ne vado da un'altra parte.
Un consiglio che viene sempre dato è quello di fare il proprio viaggio, di non emulare nessuno. È qui che torniamo poi a quello che era l'argomento dello scorso anno, che è proprio quello di se io emulo sto portando avanti il progetto di qualcun altro, sto portando avanti l'obiettivo di altri e quindi non mi focalizzo più su di me. E invece noi siamo qua per salvare noi stessi. Quindi non per salvare gli altri, certo li possiamo aiutare, certo possiamo essere coautori del loro obiettivo, ma senza dimenticare il nostro. Noi diveniamo coautori dell'obiettivo di altri perché quello fa parte del nostro obiettivo. Ok? È come dire, facciamo tutti un viaggio a, che ne so, Singapore. a Singapore, grazie dello spunto, non volevo dire i soliti, i soliti posti, a Singapore, e quindi partiamo ovviamente in gruppo, però ognuno lo fa per se stesso, col proprio obiettivo. Infatti poi torniamo da Singapore, a qualcuno è rimasto più impressa una cosa, a qualcuno è rimasto più impressa un'altra, proprio perché siamo in gruppo, ma ognuno è individuale. Vi ricordate il... Bravissimo, il concetto della zebra, esatto. Rimanere nella nostra individualità all'interno del gruppo. Perché ovviamente ripeto sempre che è gli altri sono utili a me, quindi mi servono, e io sono utile agli altri, quindi servo gli altri. Attenzione che ho utilizzato volutamente la parola servo, quindi servire, e non schiavo. Il servizio si sceglie, la schiavitù è imposta. Ok? Quindi io decido di essere utile agli altri perché gli altri sono utili a me. Ok? Mentre nella schiavitù non possiamo, o meglio, anche se volessimo scegliere, siamo impossibilitati poi a poter fare quello che vogliamo. Infatti i tre, come posso definirli, i tre livelli di creazione della nostra realtà sono vittima, ovvero tutto mi accade in senso passivo, poi c'è il salto di consapevolezza e quindi io creo la mia realtà, e il terzo, e quindi vedete che solo il terzo step è il servitore del divino. Quindi se io prima non faccio il passaggio da vittima a creatore della mia realtà, non posso diventare servitore del divino. Invece la maggior parte della gente si sente come in obbligo di dover servire gli altri perché se no sono cattivo. Ci insegnano questo. In realtà, ripeto quello che ho detto poco fa, in quel caso noi stiamo sempre ovviamente seguendo il loro obiettivo, dimenticandoci del nostro. Un altro aspetto molto 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 importante del viaggio che noi intraprendiamo, dei percorsi che facciamo, poi ognuno a modo suo, è che è la declinazione di una frase che io ho detto più volte, però ripeto sempre spesso e volentieri: la mappa non è il viaggio, ovvero se io ho la mappa, per quanto possa essere bella anche in 3D con tutte le cose, non sto comunque facendo il viaggio. Ok? Il viaggio virtuale non è un viaggio. Il viaggio virtuale ti fa conoscere. Il viaggio reale, quello che io faccio in prima persona, mi fa comprendere. Quindi va benissimo la conoscenza, ma se non diventa poi comprensione, cioè io divento quella cosa, e non ha senso, è una conoscenza sterile. Sì, ok, va bene, non mi è utile, anzi a volte la semplice conoscenza diviene anche distruttiva, diviene dannosa a volte.
Cioè quella conoscenza ci deve portare ad essere noi stessi.